Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, sempre in caccia di build che ci danno modo di offrire ai neofiti un punto di partenza, come per questa build ideata da Roberto Cagliari che prova a reinventare un colore spesso considerato la cenerentola del formato, il bianco. In realtà questo colore negli ultimi anni ha ricevuto diverse carte interessanti, anche nella zona di comando, ma non sempre le tech presenti gli permettono un piano di gioco paragonabile a quello degli avversari. Questa volta però, complice questa leggendaria che prova a incarnare una delle divinità più potenti del piano di Theros, ci avventuriamo in qualcosa di diverso, persino propenso a chiudere con una combo dal nulla, a dispetto dei potenziali limiti che dovremo affrontare. Questa volta vi parleremo di Heliod, Sun Crowned. Abbiamo a che fare con una carta che racchiude diverse caratteristiche di pregio, se calate in un contesto aggressivo come il Centurion, a partire da una certa propensione a proteggersi da solo da una buona fetta di interazioni, ma non è l'unico plus che ci donano le sue preziose abilità, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, 2 generici e 1 bianco abbiamo un dio con forza 5 costituzione 5, indistruttibile e ben 3 abilità, di cui una determinante per trasformarlo a tutti gli effetti in una creatura. Nella prima abilità abbiamo, fintanto che la tua devozione al bianco è inferiore a 5, Heliod non è una creatura. Nella seconda c'è, ogni qualvolta guadagni punti vita, metti un segnalino +1/+1 su una creatura o un incantesimo bersaglio che controlli. Infine nella terza troviamo, paga un mana generico 1 bianco, un'altra creatura bersaglio a legame vitale fino alla fine del turno. Se la prima abilità può risultare poco efficace in un contesto irto di ostacoli e interazioni, la seconda e la terza abilità ci aprono le porte a una buona dose di tech che possono migliorare la nostra combat, rendendola non solo più robusta, ma anche più efficace per pompare i nostri punti vita iniziali. E però con alcune carte specifiche che si possono costruire insospettabili chiusure dal nulla, per un piano di gioco secondario in grado di regalarci anche vittorie insperate, con questo Heliod Sun Crowned capace di donarci vantaggi preziosi in barba ai limiti imposti dal suo colore. Con le peculiarità offerte da Heliod Sun Crowned abbiamo nella zona di comando un ottimo enabler per aumentare i nostri punti vita, il che è un bene per un formato a 25 punti vita iniziali, ma non solo, visto che in determinate circostanze ci permette di vincere dal nulla, mettendo in campo una di queste 2 creature, Triskelion o Walking Ballista. Questi 2 particolari costrutti hanno la peculiarità di convertire i segnalini accumulati in danni diretti, il che offre un modo alternativo per colpire il nemico, ma se mettere insieme il loro effetto con la seconda e la terza abilità del generale, avrete modo di innescare un loop infinito. Con la terza abilità di Heliod offriremo legame vitale alla creatura bersaglio, trasformando i ping effect, ottenuti rimuovendo un segnalino +1/+1, in un guadagno vita, che daranno modo di innescare la seconda abilità del dio, permettendoci di mettere un nuovo segnalino +1/+1 sulla creatura, potendo così ripetere all'infinito questo ciclo fino alla morte del nemico. Questo piano, che non soffre della debolezza di evocazione delle creature utilizzate, ci dà modo di chiudere le partite, ma non sarà l'unico modo per vincere, potendo sfruttare tutta una serie di enabler che ci daranno punti vita aggiuntivi per reggere al meglio i mazzi veloci, attraverso Arrow Champion, Impassionate Orator, Linde the Steadfast Queen, Lunarch Veteran, Nyx Fleece Ram, Soul Warden, Soul Attendant, Suitor Priest e Wall of Reference. A questo nutrito pacchetto di creature, che in alcuni casi possono anche pomparsi grazie al nostro Heliod, affiancheremo a Janis Welcome, un incantesimo e Bishop of Wings, un'altra creatura che interagisce meravigliosamente con una tribe che va a supportare questa strategia, gli Angeli. Il motivo per questa inclusione arriva da una carta recente, Jada, Font of Hope, che offre diversi boost per accelerare la venuta di queste creature, spesso potenti, ma anche molto costose sul fronte del mana, per un piano agro dal cielo spesso decisivo. Scegliendo diversi elementi di questa tribe, tra Angel of Destiny, Angel of Jubilation, Angel of Tune, Resplendent Angel, Rakdaus Valkyrie e Yokeful Valkyrie, per far sì che le loro statistiche possano darci la forza necessaria per sgominare in fretta l'opponente. Anche Speaker of Heavens, con i suoi token angelo, ci dà modo di popolare il board sinergizzando con alcune tech presenti tra le 99, con l'unico vincolo di avere molti punti vita in più rispetto a quelli iniziali, compito non certo difficile, viste le peculiarità presenti nella lista. Come ulteriori bittanti di peso, che si gonfiano anche grazie ai punti vita guadagnati, avremo alcune staple del bianco, Ajanis Prime Maid, Daxos Blessed by the Sun, Serra Ascended e Voice of the Blessed, così da mettere sempre in crisi chi attenta alla nostra vittoria, bloccando anche avversari particolarmente veloci. Ci doteremo anche di una spada molto particolare, Shadow Spear, che da un lato dà legame vitale a una creatura al momento sprovvista, ma soprattutto ci dà modo di interagire con permanenti avversari protetti da antimalocchio. Sempre nell'ottica di fare board anche in fretta, metteremo in campo Brimaz, King of Horatius e Oketras Monument, così da dare anche ulteriori bersagli papabili per il nostro dio, che non vede l'ora di pompare il board, oltre a donare legame vitale a qualcosa di corpulento.
Per ottimizzare le fonti di mana o per accrescere, visti i limiti del Color Pie, useremo Per Medallion da un lato e l'Antax dall'altro, in modo da non perdere troppo terreno verso gli avversari, soprattutto quelli che abusano del verde e dei ramp effect a loro disposizione. Anche sul fronte del vantaggio carte proveremo ad inserire qualche tech utile tra Skull Rack e Spell Sentinel, anche se si tratterà di scelte marginali, puntando ad avere un top deck sempre solido ed efficace, a dispetto delle scelte tradizionali in questo Color Pie. Infine, come strumenti a sostegno della combat e della nostra azione, useremo due viandanti di nicchia, Ajani Strength of Pride e Basky Cat, poco noti certo, ma sicuramente efficaci visto il contesto offerto dal nostro comandante, che vede in loro un valido complemento al successo. Con tutto quello che abbiamo inserito per valorizzare Heliod, Soundcrowned e la nostra combinazione di bittanti e enabler per chiudere dal nulla, ci servono tutti gli elementi di supporto per proteggere il board, non potendo puntare unicamente sull'indistruttibilità del generale per vincere. Da questo punto di vista il bianco ha molto da offrire, tra creature in grado di cavarsela da sole, oltre a quelle pronte ad immolarsi per i pezzi migliori, con Giver of Runes, Miran Crusader, Mover on Ruins e Server Spirit, primi esempi in grado di soddisfare questa esigenza. Verso board più importanti queste soluzioni non sono sufficienti, per questo adotteremo un paio di magie, Achroma's Wheel e Flawless Maneuver, pronte a salvaguardare tutti i nostri pezzi insieme a Lighting Greaves, che oltre a salvare un pezzo gli donerà rapidità, rendendo subito efficace la nostra giocata appena entrata in campo. Per rendere più solida la nostra combo useremo con profitto una serie di tutori, quasi inaspettati in questo Color Pie, tra Ranger Captain Eos, Scrapyard Combiner e in affiancamento al più classico Enlightened Tutor, così da recuperare uno dei nostri costrutti, utili per vincere con celerità anche partite altrimenti compromesse. Cosa non ci mancheranno invece saranno le rimozioni, che abbondano nel nostro Color Pie, con una selezione variegata ma sempre efficace, tra Sky Cave Apparition, Council Judgment, Disenchant, Faithful Abs, Generous Gift, Helios Intervention, Pact to Exile e Sword to Plusher. Un pacchetto nutrito che cerca di coprire un po' tutti i permanenti, rinforzata da alcuni incantesimi, Banishing Light, Cast Out e Oblivion Ring, che si preoccuperanno di incatenare permanenti scomodi, così da risolvere pezzi altrimenti ingestibili dal colore a disposizione. Non ci faremo mancare anche qualche vratta intelligente ed economica, con Cleansing Nova e Doomskar, nel caso fossimo in svantaggio in campo e volessimo ribaltare le sordi pur salvaguardando il nostro generale, immune da queste magie. Dove brilleremo sarà sicuramente sul fronte degli elementi punitivi per il nemico, con una selezione corposa di soluzioni atte a rallentarlo quanto basta, unendo bittanti, resi più efficaci dal generale, a pali per le giocate del nemico, con Avenma Incenso, Drunning Magistrate, Gran Abolisher, Lidvala, Keeper of Silence e Pyrexian Revoker. Un comparto sempre buono da schierare, a cui uniremo un paio di incantesimi, Authority of the Council e Blind Obedience, che daranno ancora più veglio al piano di gioco principale, svelendo i tentativi del nemico di azzerare i nostri preziosi punti vita. Le motivazioni che hanno portato Roberto Cagliari a scegliere come comandante Heliod Soundcrowned hanno seguito una strada complessa nel tentativo di portare qualcosa di diverso al solito tra i tavoli del formato. Inizialmente l'idea era di puntare su una lista base Boros con Aurelia e Wall Reader, ma l'alto costo del comandante ha convinto il deck builder a puntare sì su una lista agro-aggressiva, abbandonando però il rosso per avere anche meno inciampi sul fronte dei colori in campo. Passando da una lista a base equipaggiamenti, si è poi preferito puntare su Heliod, che già di suo offre un pump effect che può, in sinergia con il resto del 99, ingrossare il board anche di molto, rendendo così le nostre creature più incisive. Successivamente sono stati limati gli slot a disposizione, per un buon comparto rimozioni e per la combo con Triskelion e Walking Ballista, che può sbloccare situazioni altrimenti non risolvibili dal piano agro. Insomma, un percorso complesso e anche un po' travagliato a dispetto di Heliod Soundcrowned, che pacificamente si fa baciare dal sole, bello come non mai. Secondo quanto ho visto finora, in questa lista ideata da Roberto Cagliari attorno a Heliod Soundcrowned, appare evidente che il piano di gioco principale ruota sull'azione agro, con alcune eccezioni di rilievo che sfruttano le potenzialità offerte dal bianco. I molti elementi di life gain ci daranno buon gioco verso gli avversari più veloci, che verranno imbrigliati anche attraverso le maglie dei nostri lock, che possono anche rallentare chi proverà a fermare il nostro board. Tra protezione e tutori, oltre alla naturale resilienza del generale, avremo modo di far crescere i pezzi in campo, sia in numero sia in statistiche, consentendoci di infliggere in fretta i 25 danni necessari per chiudere, anche se abbiamo ancora un asso nella manica per le casistiche più difficili. Con la nostra combo abbiamo una via di fuga da questi frangenti, ma sarà più un piano B, anche se supportato da qualche carta specifica, su cui dovremo puntare solo quando la via della combat ci verrà preclusa completamente. Quindi un gameplan apparentemente semplice, quello attorno a Heliod Soundcrowned, anche se, a dispetto del color pie a disposizione, possiamo sfoggiare qualche trick interessante, oltre a una naturale propensione ad allontanare la nostra di partita con dei nuovi punti vita.
Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Helios Soundcrowned si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Con questo archetipo, che è in grado di allontanare la sconfitta a suon di nuovi punti vita, non ci troveremo mai completamente a malpartiti con nessun avversario, anche se alcuni contesti ci vedono meno favoriti nonostante questo plus innato presente nella build. Verso gli aggro deck, quando sono particolarmente veloci, potremo soffrire un po' se non riusciamo a tenere in campo qualche Enabler per aumentare i nostri preziosi punti vita, quindi dovremo prestare la massima attenzione alle mani iniziali per non soccombere miseramente. Verso i control deck dovremo prestare la massima attenzione alle loro interazioni, soprattutto se queste carte sono il loro focus principale. Qui può venirci soccorso la combo, ma dovremo proteggere al meglio se non vogliamo perdere lo scontro. In ogni caso il late game con Helios Soundcrowned in campo non ci vede mai in grave pericolo, guidati dal nostro dio indistruttibile che si presta per darci sostegno nelle nostre partite. Nonostante abbiamo un solo colore a disposizione, Roberto Cagliari per questo Helios Soundcrowned ha intravisto diverse carte interessanti uscire fuori negli ultimi set che potrebbero trovare posto agevolmente tra le 99, anche se la lista attuale è ben bilanciata. Dal set di Kamigawa potremo sfruttare con profitto Line of Sash e March of Our World Delight, che ci possono fare comodo rimpolpando il comparto rimozioni che non faticheremo a utilizzare al meglio visto il meta del momento. Anche il nuovo viandante, The Wandering Emperor, nell'ottica di ingrossare le file dei nostri bittanti, è una carta ottima, che ci dà anche modo di fungere da rimozione oltre che da elemento per nuovi punti vita, sempre utili per le strategie del mazzo. Con il nuovo set dedicato a Baldur's Gate giunge a noi un interessante Archivist Dogma, che si propone in un'apprezzabile veste di motore di vantaggio carte, l'ideale visti i limiti imposti nel nostro color pie, senza contare che ci dà anche nuovi punti vita nel processo, che male certo non fa. Infine un'ultima considerazione su Divine Visitation, carta interessante dal grande potenziale, ma un po' lenta, quindi sarà opportuno valutarne l'inclusione con attenzione, in base a quale meta pensate di dover affrontare. Siamo giunti ancora una volta al termine della nostra disamina. Ringraziamo Roberto Cagliari che ci ha guidati alla scoperta di questo dio insolito, almeno guardandolo nell'ottica del Centurion, andando a proporci diverse chiavi di lettura, anche inaspettate. Se desiderate un archetipo lineare, anche semplice nella sua esecuzione, ma con i mezzi per sorprendere l'avversario di turno, questo Helios Soundcrowned potrebbe fare al caso vostro, potendo contare su un comparto di carte capace di farvi guadagnare molti punti vita durante le vostre disfide. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.